Buongiorno e benvenuti a tutti gli amici di Italia Squisita. Oggi ci troviamo a Bangkok all'interno del Cappella Hotel. Qui siamo al ristorante Cot by Mauro Colagreco. Io sono Davide Garavaglia e sono l'executive chef del ristorante. Oggi con Italia Squisita vi portiamo a scoprire due differenti ricette. Una della nostra chef del ristorante Pranakon, Kanika Jinsamwong. Chef Kanika è la chef di cucina del ristorante Pranakon, quindi cucina classica tradizionale thailandese ispirata al sud della Thailandia. Con gli amici di Italia Squisita oggi quindi vi faremo scoprire la preparazione di questo piatto tradizionale di pesce fritto marinato con la radice di curcuma come ingrediente principale che si chiama Pla Kurao Tod Kamin. Questo è un piatto tipico della cucina del sud della Thailandia ma che si trova facilmente in tutti i mercati anche al centro di Bangkok. È un vero e proprio street food che possiamo trovare in ogni angolo della città. E quindi vedrete questi wok fumanti e potete vedere il pesce marinato pronto per essere fritto e consumato sul posto o portato a casa. Siamo ora in compagnia della chef Kanika e andiamo ora a vedere come prepariamo questo piatto di pesce fritto tipico della cucina del sud della Thailandia. Qua ora vedete il pesce che a me ricorda molto un branzino, se vogliamo paragonarlo a un pesce che conosciamo nei nostri mari. Chef Kanika si appresterà ora a fare delle incisioni nella parte dei filetti, non dritti ma diciamo trasversali. Queste incisioni aiuteranno il pesce in fase di marinatura e in fase di cottura successivamente. In fase di marinatura perché andrà a mettere pressando all'interno di queste fessure tutta la marinata che è composta, come potete vedere, da radici di coriandolo, radici di curcuma fresca, abbiamo dell'aglio thailandese che ha una caratteristica di essere un aglio piccolo che viene consumato praticamente intero, quindi si mangia anche la buccia dopo che viene fritta e non ha anima, quindi un aglio come un aglio nuovo, diciamo. La preparazione di questa marinatura è composta da, diciamo, un pesto che viene fatto al mortaio con tutti questi ingredienti e fa una pasta grossolana che viene posata sul pesce per farlo marinare. Nella marinatura aggiungiamo della pla, quindi salsa di pesce fermentata, che è un elemento che viene utilizzato in altre molte preparazioni della cucina thailandese. Aggiungiamo anche un poco di sale, non molto, e della farina di tapioca. La farina di tapioca, che si ricava dalla radice della manioca, è una farina molto diffusa in tutta l'Asia e soprattutto in Thailandia. E come anche la farina di riso ha il grande vantaggio di essere priva di glutine. Lasciamo ora marinare il nostro pesce una decina di minuti e nel frattempo iniziamo a scaldare il nostro wok con l'olio. L'olio che andiamo a utilizzare oggi è un olio che si chiama Frien, prodotto da Olitalia, un olio che ha la caratteristica di avere un alto punto di fumo. Altro punto di forza di questo olio è la stabilità ad alte temperature, molto importante nella cottura di un pesce così grande. Il nostro wok con l'olio è ora a temperatura, quindi Chef Kanika si appresterà alla frittura. Partiamo su una temperatura di 200 gradi.
Come vedete prendiamo prima la parte della marinatura, in questo caso composta quindi dal coriandolo, la curcuma e l'aglio in maggior quantità, e mettiamo solamente una parte di questo per abbassare la temperatura dell'olio, in modo che quando andremo a inserire il pesce saremo sui 170-180 gradi. Una volta che abbiamo inserito il pesce, alziamo subito la potenza del nostro wok, quindi per avere una fiamma più potente e mantenere la temperatura costante per tutto il tempo della frittura, che prende dai 7 agli 8 minuti. Per assicurarsi una cottura del pesce uniforme e regolare, Chef Kanika durante la cottura fa sì che l'olio vada a coprire tutte le parti del pesce, a partire dalla testa, che è quella che rimane sempre un poco più scoperta, e la coda. Questo perché il wok, l'utensile tipico della cucina asiatica, come vedete ha una forma sferica e quindi troviamo la testa e la parte della coda che rimangono abbastanza in superficie rispetto alla parte centrale del corpo. Per il nostro pezzo di pesce, che abbiamo una cottura sugli 7-8 minuti, a fine cottura lo andiamo a estrarre dall'olio, lo facciamo tamponare leggermente su della carta assorbente per eliminare l'eccesso d'olio residuo. Andiamo ora alla presentazione del nostro piatto, una presentazione molto semplice. Abbiamo una foglia di banana, tipica della cucina thailandese, non solo per questa ricetta ma per anche molte altre preparazioni, la nostra salsa a condimento a lato e una fetta di limone verde, che verrà poi spremuto a piacere sul pesce. La salsa d'accompagnamento del nostro piatto, in questo caso della Nanjing sauce, quindi una seafood sauce tipica di molte altre preparazioni, composta da radici di coriandolo, pla, una salsa di pesce fermentato, zucchero di palma e peperoncino. Questa salsa racchiude all'interno i 5 sapori, che sono il dolce, il salato, l'acido, l'amaro e il piccante, gli stessi sapori alla base di tutta la cucina thailandese. Ci spostiamo ora nella cucina del mio ristorante, Kot, dove andremo a fare una preparazione che prende spunto da questo pesce fritto tipico thailandese. In particolare, quello che ho trovato molto interessante in questa ricetta è lavorare con la farina di tapioca per la sua caratteristica di essere priva di glutine e per la grande croccantezza che possiamo raggiungere. Nella mia ricetta ho voluto lavorare con il merluzzo, quindi un pesce popolare che si trova su tutte le tavole e che si appresta a diversi metodi di cottura. È appunto da qua che è nato lo spunto di voler combinare queste due forti tradizioni culinarie, soprattutto italiane, che è il merluzzo con le cipolle e il merluzzo fritto. Per prima cosa ci apprestiamo alla preparazione della nostra tapioca, che richiede un poco di tempo. Prendiamo un contenitore, andiamo a posizionare all'interno la nostra farina di tapioca, mettiamo il nostro brodo di cipolla, una classica infusione di acqua e tutte le pelli delle cipolle che utilizziamo durante la ricetta, e con un mini primer andiamo a frullare per ottenere una pasta. Ora andiamo a mettere il nostro composto all'interno di un contenitore e andremo in cottura in un forno a vapore a 100 gradi per 40 minuti. Dopo 40 minuti, come vedete, è avvenuta la gelatinizzazione dell'amido della tapioca. Ora la metteremo in frigo a riposare e deve rimanere almeno per 48 ore. Dopo 48 ore questo è il risultato. Questa tapioca nella ricetta di oggi la utilizzeremo per fare una specie di panko, ossia un pan grattato giapponese che utilizzeremo per impanare il nostro pesce.
Andiamo ora a disidratare la nostra tapioca tra i 50 e i 55 gradi centigradi per circa un'ora. Dopo un'ora che il nostro panco di tapioca sta seccando tra i 50 e i 55 gradi centigradi, questo è il risultato che dovrete ottenere. La nostra marinatura è fatta con la cipolla. Abbiamo fatto quindi diverse preparazioni con la cipolla. Una è una purea classica di cipolla che facciamo facendo stufare delle cipolle con del burro e facendole cucinare dolcemente. Abbiamo poi un'altra preparazione a base di cipolla che è una composta di cipolle. Dell'olio, aggiungiamo la nostra cipolla, lasciamo appassire. Saliamo leggermente, aggiungiamo dello zucchero di canna e deglassiamo con dell'aceto balsamico. E lasciamo cucinare a fuoco lento per almeno un'ora. E questo è il nostro risultato. La terza preparazione: prendiamo le nostre cipolle intere, le avvolgiamo nell'alluminio e le cuciniamo in forno a 150-160 gradi per all'incirca 40-50 minuti, fino a che abbiamo una cipolla che è ben cotta, che successivamente andremo a pressare tutta la notte per ottenere la nostra acqua di cipolle. Togliamo l'alluminio e andiamo a pressare con un peso tutta la notte. Questo è il risultato della nostra preparazione, un brodo di cipolle che verrà poi addensato con un gelatificante vegetale chiamato metilcellulosa. La caratteristica della metilcellulosa, in questo caso nella ricetta, mi ha fatto prendere lo spunto di creare una preparazione in cui si possa evitare di utilizzare l'uovo per far attaccare l'impanatura, composta dal nostro panko di tapioca. Ora andiamo ad assemblare i nostri tre elementi: la purea di cipolle, la composta e l'acqua di cipolle, e andremo a creare una pasta che successivamente aiuterà a marinare il pesce e a far sì che la nostra panatura attacchi. Dopo un paio d'ore andiamo a mescolare la nostra acqua di cipolle con la metilcellulosa alle due preparazioni precedenti. Il nostro merluzzo fritto sarà accompagnato da una salsa di pomodorini che facciamo facendo confittare i pomodorini in un burro aromatizzato con dello zenzero, del lemongrass, conosciuto come citronella, del timo e dell'alloro. Li lasceremo cucinare all'incirca 40-50 minuti, inizieremo la nostra preparazione sul fuoco per poi finirla nel nostro forno un 40-50 minuti a una temperatura non troppo elevata. Al termine della cottura andremo a emulsionare il nostro pomodorino dopo che è stato setacciato per creare un'emulsione tra il burro di cottura e l'acqua di vegetazione del pomodoro. I nostri elementi della ricetta sono pronti, andiamo quindi ora a lavorare il pesce. Abbiamo qui il filetto di merluzzo al quale sto togliendo la pelle. Ora, dopo che abbiamo la nostra porzione di pesce pronta, la andremo a marinare con la nostra pasta di cipolle ottenuta precedentemente. Lasceremo marinare il nostro pesce una decina di minuti e molto importante è che la marinata sia su tutta la superficie del pesce che lo ricopre interamente. Questo farà sì che la nostra tapioca potrà aderire su tutti i punti del pesce e non ci siano parti scoperte. Quindi mi aiuto con la carta forno in modo da non andare a togliere purea. Cerchiamo di andare bene a ricoprire il nostro pesce su tutti i lati. Quando tutta la superficie è uniforme, possiamo andare alla frittura. Andiamo ora a scaldare il nostro olio. Per la frittura del nostro pesce, anche in questo caso, utilizzeremo l'olio Frien di Olitalia. Portiamo il nostro olio a 180 gradi e andiamo alla fase di frittura. Ora sto inserendo il pesce. Vedrete subito che
ci saranno delle parti di tapioca che si staccheranno dal pesce, perché è una tapioca in eccesso che quindi è nella parte più superficiale. Non vi preoccupate perché l'importante è che sia ben attaccata al pesce, rimarrà attaccata e sarà la crosta del nostro pesce. Abbiamo una cottura che va dai 2 ai 3 minuti. Successivamente lo toglieremo dall'olio, lo manterremo in temperatura in una salamandra. Andiamo ora al condimento del nostro pesce. In questo caso utilizzo diversi elementi. Questi elementi sono stati scelti per mantenere anche una connessione di sapore quella che è presente nella cucina Thai. Abbiamo utilizzato dei capperi per portare la parte salata, abbiamo usato del peperoncino per la piccantezza e della polvere di olive per l'amaro. E infine una salsa agrodolce composta da zucchero e aceto per dare la parte dolce e acida. La nostra polvere di olive, del peperoncino e i nostri capperi fritti e sbriciolati. Andiamo ora ad adagiare sul fondo del piatto la nostra salsa di pomodoro e al centro del piatto disponiamo il nostro pesce. Abbiamo quindi visto queste due preparazioni lontane, ma che abbiamo cercato di comunque portare un poco vicine. Una tradizionale, come vi dicevo, del sud della Thailandia, e una a modo mio, più personale, dove comunque ho cercato di rispettare i gusti di quelli che sono per me delle ricette tradizionali italiane, dove ho cercato di mettere quindi molta Italia, ma anche un pizzico di Thailandia. Non mi resta che salutarvi e invitarvi, se siete di passaggio in Thailandia, all'Hotel Capella e in questo caso al ristorante Cotta. Un saluto agli amici di Italia Squisita da Davide Garavaglia e vi aspetto a Bangkok.